Bentornati nel mio canale. Oggi inizieremo la seconda parte del tutorial polvere di rosa che riguarda la confezione di questa sciarpa. Questa sciarpa innanzitutto è larga 38 cm e misura 180 di lunghezza. È composta da due parti. Inizieremo dalla parte centrale della sciarpa, che è questa. Perché così? Perché l'ultimo giro che vede questi pippiolini farà da rifinitura alla sciarpa sia da una parte che dall'altra. Per avere questa lavorazione dobbiamo spezzare la lavorazione a metà e iniziarla qui sul mezzo, fare prima una parte, poi ci riattaccheremo qui e faremo l'altra parte. Per questa sciarpa ho utilizzato 300 grammi dello stesso filato del cappello, che è un filato in mistolana molto morbido, che ha una metratura di 250 metri per 100 grammi. Poi mi servirà un metro da sarta, un uncinetto del 5 ed una forbice per tagliare i fili. È un lavoro molto semplice e non ci saranno dei problemi a lavorarlo. Iniziamo il tutorial. Per questa sciarpa ho iniziato una catenella di 41 maglie. Tenete la catenella molto morbida, in modo che quando andiamo ad agganciarci per fare la seconda parte non si veda l'unione. Allora, mi alzo con 3 catenelle in più alle 41, vado a fare una maglia alta, 1, 2, 3 nella quarta catenella di base, 2 catenelle, un'altra maglia alta nella stessa catenella di base e facciamo un punto V. Questo è un punto V. Senza catenella di separazione carichiamo il filo, saltiamo 2 maglie, 1 e 2, nella terza andiamo a fare un altro punto V, quindi una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta nello stesso punto di base. Carico il filo, salto 2 catenelle, nella terza andiamo a fare il nostro fiore, quindi usciamo con una prima asola, carichiamo il filo, usciamo con la seconda asola, carichiamo il filo, usciamo con la terza asola, chiudiamo le asole, chiudiamo le 2 maglie, una catenella di separazione. Questo fiore è formato da 3 petali, andiamo a fare il secondo petalo, carico il filo, entro nella stessa maglia di base del primo petalo, esco con un'asola, carico il filo, entro, esco con la seconda asola, carico il filo, entro, esco con la terza asola, chiudo le asole, chiudo le maglie, una catenella di separazione, facciamo il terzo petalo nello stesso punto di base, carico il filo, entro nella catenella, esco con un'asola, carico il filo, entro, esco con la seconda asola, carico il filo, entro, esco con la terza asola, chiudo le asole, chiudo le maglie. Questo è il fiorellino. Ora ripartiamo da questo punto, quindi carico il filo, salto 2 catenelle di base, 1 e 2, nella terza punto V, una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, carico il filo, salto 2 maglie di base, nella terza un punto V, una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta nello stesso punto di base. Ora riprendiamo col fiorellino, carico il filo, salto 2 maglie, nella terza vado a fare i miei 3 petali, quindi fuori un'asola, carico,
seconda asola, carico, terza asola e ripetiamo questo fiore. Con questa lavorazione arriviamo alla fine delle nostre catenelle. Siamo alla fine del giro. Eseguo l'ultima V, salto 2 catenelle, ultima V, 2 catenelle, un'altra maglia alta nella stessa maglia di base e termino il giro nell'ultima catenella con una maglia alta. Mentre nel cappellino in questo motivo lo abbiamo lavorato in tondo, nella sciarpa faremo giri di andata e ritorno. Vi dovreste trovare con 1, 2, 3, 4 fiori. Ora giriamo il lavoro e eseguiamo il secondo giro. Mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta. Carico il filo, entro nella V e faccio una V nella V, quindi una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta. Passo all'altra V seguente, carico il filo, maglia alta, V nella V sottostante, 2 catenelle e maglia alta, è semplice. Ora andiamo a fare 3 maglie alte nello spazio tra un petalo e l'altro, qui 3 maglie alte, 1, 2 e 3, una catenella di separazione, altre 3 maglie alte nello spazio tra il secondo e il terzo petalo, 3 maglie alte, 1, 2, 3. Carico il filo, andiamo a fare un'altra V nella V sottostante, una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta. Carico il filo, altra V nella V sottostante, una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta e riprendiamo da qui. Andiamo a fare le 3 maglie alte nel primo spazio, una catenella di separazione e altre 3 maglie alte nel secondo spazio. Questo è il secondo giro. Proseguiamo fino alla fine. Sono alla fine del secondo giro, ho fatto l'ultima V sulla V sottostante, carico il filo, vado a chiudermi con una maglia alta nella terza catenella del giro precedente che sostituiva la prima maglia alta. Ecco qua. Allora, il terzo giro si riprende dal fiore. Praticamente questo motivo è formato solamente da 2 giri, però mentre il primo giro il fiore siamo andati a lavorarlo nella catenella di base perché era l'inizio, ora il fiore andrà lavorato in questa catenella che c'è di separazione tra 3 maglie alte dello spazio tra il primo e il secondo fiore e tra le 3 maglie alte dello spazio tra il secondo e il terzo fiore, e poi sarà tutto un susseguirsi di questi 2 giri. Quindi ci alziamo con 3 catenelle, 1, 2, 3, ancora V dentro la V sottostante, quindi una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta. Passiamo direttamente all'altro V, carichiamo il filo, una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta che formano la V dentro alla V sottostante. Ora da qua passiamo direttamente in questa catenella e andiamo a fare il nostro fiore. Quindi il primo petalo, carico il filo, esco con un'asola, carico il secondo, esco con la seconda asola, carico il terzo, esco con la terza asola, chiudo le asole
chiudo le maglie, una catenella di separazione, secondo petalo dentro lo spazio di una catenella, esco con un'asola, carico il filo, esco con la seconda asola, carico il filo, esco con la terza asola, chiudo le asole, chiudo le maglie, una catenella di separazione, terzo petalo, entro, carico il filo, entro, esco con un'asola, carico il filo, entro, esco con la seconda asola, carico il filo, esco con la terza asola, chiudo le asole, chiudo le maglie. E da qui si ripassa ancora alla V, una V, punto V, una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta nel punto V sottostante. Questo è sempre come questo giro. Adesso mi ripetete questi giri, cioè 1 e 2, e raggiungete una lunghezza di circa 89 centimetri. Poi vi farò vedere confezionare il bordo, che è composto, è lo stesso motivo, con l'aggiunta di un pippiolino. Ci vediamo quando avrete raggiunto gli 89 centimetri di lavorazione. Quando sarete arrivati alla lunghezza di circa 88-89 centimetri della sciarpa, andremo a fare l'ultimo giro di rifinitura che va fatto nel giro dei fiori. Ora vi faccio vedere. Allora ci alziamo con 3 catenelle, carico il filo, entriamo nel punto V sottostante e facciamo una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, entriamo sulla base della maglia alta, usciamo e chiudiamo con una mezza maglia bassa, una catenella, seconda maglia alta nella V sottostante, carico il filo, passo all'altra V, una maglia alta nella V sottostante, 3 catenelle, 1, 2, 3, mi chiudo, entro nella base della maglia alta, esco e chiudo con una mezza maglia bassa, una catenella, carico il filo, un'altra maglia alta nella V sottostante. Sono tutti punti V, dovete fare questi punti V con pippiolino. Ora passiamo nella catenella di separazione seguente, carichiamo il filo, facciamo il nostro primo petalo, quindi esco con un'asola, carico il filo, esco con la seconda asola, carico il filo, esco con la terza asola, chiudo le asole, chiudo le maglie. Ora facciamo il pippiolino sul petalo, quindi 1, 2, 3, entro alla base del petalo, esco e chiudo con una mezza maglia bassa, una catenella di separazione, vado a fare il secondo petalo, carico il filo, entro nella catenella, esco con un'asola, carico il filo, esco con la seconda asola, carico il filo, esco con la terza asola, chiudo le asole, chiudo le maglie, 3 catenelle, 1, 2, 3, entro alla base della chiusura del petalo, esco, chiudo con una mezza maglia bassa, una catenella di separazione, carico il filo, terzo petalo nella catenella sottostante, esco con un'asola, carico il filo, esco con la seconda asola, carico il filo, esco con la terza asola, chiudo le asole, chiudo la maglia. E questa è la lavorazione che andrà fatta per il petalo. Ora riprendete dalla V, direttamente in questa V, e completate il giro, poi tagliate il filo e vi farò vedere come riattaccarvi dall'altra parte. Finita una parte della sciarpa, dovete contare quanti giri avete fatto nella mezza sciarpa e gli stessi numeri di giri li dovete fare dall'altra parte. Vedete che io ho girato il petalo, ho preso la sciarpa dall'altra parte, mi sono attaccata nella prima maglia alta e mi sono alzata con 3 catenelle. Ora andremo a fare lo stesso motivo
nel senso contrario. Quindi carico il filo nella base dove avevamo fatto il punto V, facciamo un altro punto V, quindi una maglia alta, scusate, 2 catenelle e una maglia alta. Vedete che qua è dove ci siamo attaccati con la V sotto. Uguale facciamo dopo, quindi carico il filo, vado nella base del punto V e faccio il mio punto V, quindi una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta. E uguale facciamo col fiore, carichiamo il filo, nella base del fiore andiamo a fare le nostre asole, quindi carico il filo, esco con un'asola, carico il filo, entro, esco con la seconda asola, carico il filo, entro ed esco con la seconda asola. Chiudo le asole, chiudo le maglie, una catenella di separazione, andiamo a fare il secondo petalo, facilissimo, non ci sono problemi. Carico il filo, entro nella base del fiore, esco con un'asola, carico il filo, esco con la seconda asola, carico il filo, esco con la terza asola, chiudo le asole, chiudo le maglie, una catenella di separazione, terzo petalo, carico il filo, entro nella stessa maglia, esco con un'asola, carico, esco con un'asola, carico, esco con la terza asola, chiudo le asole, chiudo le maglie. Vedete come viene? Se voi avete tenuto la catenella d'inizio morbida non si vedrà il punto di giuntura, ecco, diciamo. Se invece tenete una mano un po' stretta nel fare questa catenella d'inizio vi potrebbe venire tirata. Ora passiamo alla base della V seguente, quindi carichiamo il filo, qua vedete, diceva V, andiamo nell'attaccatura della V, maglia alta, 2 catenelle e maglia alta. E proseguite fino alla fine del giro. Siamo alla fine del giro, vedete come si presenta il lavoro con un fiore intero. Carico il filo, chiudo il giro con una maglia alta nell'ultima maglia alta sottostante. Ora girate il lavoro e continuate la vostra sciarpa facendo gli stessi numeri di giri della parte già lavorata e rifinendo il lavoro con l'ultimo giro di pippiolini. Io spero che questo lavoro vi sia piaciuto, che non ci siano state difficoltà, e se volete iscrivervi al canale io ne sarei contenta. Se cliccate sulla campanella vi arriveranno le pubblicazioni dei miei nuovi lavori e vedrete che sarà un bel completo insieme con il cappellino. Vi metterò sotto il link informazioni il link che vi manda al tutorial del cappellino se volete realizzare il completo. Io vi ringrazio tanto per l'ascolto, alla prossima, ciao!